Prima della dominazione romana, la potenza etrusca si estendeva ampiamente per terra e per mare. I nomi dei due mari, superiore e inferiore, da cui l'Italia è cinta a guisa di un'isola, offrono una testimonianza della loro potenza, poiché l'uno le popolazioni italiche chiamarono Mare Tosco, nome comune all'intera gente, e l'altro Adriatico, dalla colonia etrusca di Adria. I greci li chiamano pure Tirreno e Adriatico. Si stabilirono nelle terre che si stendono fra entrambi i mari, fondando dapprima 12 città nella regione fra l'Appennino e il Mar Tirreno, e poi mandando al di là dell'Appennino altrettante colonie quante erano le città di origine. Occuparono così tutta la regione al di là del Po fino alle Alpi, eccettuato l'angolo abitato dai Veneti intorno all'estremità del mare Adriatico. Così Tito Livio nel I secolo a.C., all'epoca di Augusto, testimonia quella che è stata la grande Etruria. Quasi tutta l'Italia fu un tempo sotto il dominio degli Etruschi, ricordava Catone nelle origini nel II secolo a.C. E Polibio nello stesso periodo ricordava che per conoscere la potenza che un tempo ebbero gli Etruschi bisogna guardare alle due grandi pianure che essi dominarono, la Padana e la Campana. Queste testimonianze ci servono a ricordare quella che l'archeologia ha dimostrato da tempo essere una realtà, cioè quanto la presenza degli Etruschi, o come li chiamavano i greci, Tirreni, sia stata pervasiva in tutta la nostra penisola, lasciando un'eredità inestimabile, sia dal punto di vista materiale, come attestano gli straordinari capolavori esposti qui nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, sia dal punto di vista immateriale, poiché attraverso i Romani molto della cultura degli Etruschi è arrivato fino ai giorni nostri. E poi c'è un altro tema immateriale importante, il fascino che gli Etruschi hanno esercitato dal Rinascimento fino all'epoca contemporanea, inducendo in più fasi della nostra storia molti artisti a ispirarsi alla loro arte. Negli anni in cui veniva realizzata Villa Giulia, fra il 1550 e il 1555, da Papa Giulio III Ciocchi del Monte, originario di Arezzo, venivano alla luce capolavori dell'arte etrusca come la Chimera e la Minerva di Arezzo e l'Arringatore di Perugia, oggetti che stupirono per la loro qualità artistica, estetica, per la presenza di iscrizioni etrusche, lo stesso Cosimo I dei Medici che istituì il Granducato d'Etruria, nominando se stesso Magnus Dux Etruriae. Probabilmente anche Giulio III era orgoglioso del passato etrusco da cui proveniva e di cui era idealmente erede, essendo aretino. Alle mie spalle, nel celebre Ninfeo di Villa Giulia, realizzato da Lammannati sotto la supervisione di Vasari e Michelangelo, due fontane descrivono altrettanti fiumi. A sinistra il Tevere, caratterizzato dalla lupa capitolina, indicava la sede dove il pontefice aveva assunto il soglio di San Pietro, e l'altra, l'Arno, caratterizzato da un leone, indicava la sua terra di origine in prossimità del fiume, che segna quelli che sono i due confini ideali dell'Etruria propria, l'Arno e il Tevere. Etruria che però, come testimonia Livio nel passo che ho citato, andava ben oltre, andava fino alla pianura padana e, come sappiamo, fino anche a quella campana, fino agli estremi limiti meridionali della Campania, ai confini con l'attuale Calabria, dove poi sarebbe stata fondata Poseidonia e ancor prima era sorta Ponte Cagnano nell'Agro Picentino. L'Italia quindi fu un tempo etrusca, e la mostra Spina Etrusca a Villa Giulia, un grande porto del Mediterraneo, ci consente di approfondirne la storia attraverso quello che è il racconto del porto più importante fondato dagli Etruschi sull'Adriatico intorno al 520 a.C. Spina, una città che ha vissuto circa 3-4 secoli, collocandosi in una posizione strategica alla foce del Po, su quel mare Adriatico
che Tito Livio riteneva avesse preso il nome da una colonia etrusca, Adria, che però i greci come Spina ritenevano una città greca, al punto che veniva ammessa Spina, così come poche altre città, quali Cerveteri, in quel santuario delfico che agli occhi dei greci indicava il luogo dove soltanto la grecità poteva trovare ospitalità. Questo racconto espositivo, iniziato a Comacchio per il centenario della scoperta di Spina nel 1922, è proseguito poi presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e si conclude qui al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, allargando lo sguardo dalla pianura padana e da Spina e dall'Adriatico anche al Tirreno e all'intero Mediterraneo. Un modo per raccontare la storia dell'Italia preromana, quella nella quale le identità etniche che ancora oggi caratterizzano le nostre peculiarità regionali hanno cominciato a formarsi. Un modo quindi per capire, attraverso gli Etruschi e gli altri popoli con i quali hanno dialogato, in primis i Greci e poi i Romani, un pezzo della nostra attuale storia.